Ciao a tutti, sono Michele e benvenuti su Easyway Lab. Oggi vi porto una guida su Perplexity AI, la piattaforma che sta rivoluzionando il modo in cui cerchiamo le informazioni online. Se pensate che Google sia insostituibile, aspettate di vedere cosa fa Perplexity AI. Alla fine del video vi spiego anche come ottenere $10 di sconto sull'abbonamento Pro. Non dimenticatevi di iscrivervi e lasciare un like e un commento. Perplexity AI non è solo un motore di ricerca, è un assistente intelligente che sfrutta i migliori modelli di intelligenza artificiale, come per esempio ChatGPT, Claude o Gemini, per offrirti risposte precise, approfondite e sempre supportate da fonti verificabili. Ma vediamo perché scegliere Perplexity AI invece che Google. Per ogni ricerca, Google restituisce una lista di link. Sei tu che devi filtrare, cliccare, leggere e confrontare. Perplexity AI invece sintetizza le informazioni, cita le fonti, ti suggerisce domande correlate e ti permette di personare la ricerca in modo avanzato. Praticamente è come avere un assistente che fa il lavoro sporco per te in pochi secondi. Perplexity è ideale quindi per chi vuole risposte affidabili, veloci e personalizzate. Studenti, professionisti, imprenditori o viaggiatori e chiunque voglia risparmiare tempo con la ricerca online. Ma vediamo adesso una delle funzioni più potenti di Perplexity AI, ovvero la possibilità di scegliere fra diversi modelli di intelligenza artificiale. Per esempio, troviamo ChatGPT per delle analisi approfondite, Claude per ragionamenti complessi e analisi di testi lunghi. Ottimo anche se siete degli sviluppatori e volete un aiutino in più con il coding. Gemini di Google per risposte rapide e orientate ai dati. Infine troviamo Best o migliore se avete Perplexity in italiano, ovvero è Perplexity che seleziona automaticamente il miglior modello in base alla tua query o al tuo prompt. Eccoci a un esempio pratico. Questa è la UI di Perplexity. Qui possiamo vedere che possiamo selezionare Search o Research. Cosa cambia? Search è la ricerca breve, mentre Research è una ricerca un po' più approfondita, quindi se volete risposte veloci usate Search, se volete qualcosa di un po' più elaborato con una ricerca profonda usate Research. Cliccando su questo piccolo chip che assomiglia a un'icona sulla i, potete scegliere appunto i vari modelli per l'intelligenza artificiale. Come vi dicevo, sono disponibili Claude, tra l'altro anche la versione Sonnet, che è l'ultima uscita, potentissima. Quindi se fate l'abbonamento a Perplexity avrete anche le ultime versioni dei vari modelli. GPT 4.1, Gemini 2.5, addirittura anche Grok, eccetera, eccetera. Ma la cosa bella di Perplexity è appunto il best, o se avete la UI in italiano lo troverete sotto forma di migliore. Con questo è possibile far selezionare il modello automaticamente da Perplexity sulla base del vostro prompt. Facciamo un esempio veloce. E selezioniamo best e diamo invio. Questa è una tipica ricerca fatta da Perplexity. Come vedete abbiamo le fonti, tutte le attività che ha svolto e la risposta ben dettagliata. Cliccando su queste iconcine aprirete altre pagine per andare ad approfondire gli eventuali punti sottolineati dall'iconcina. Il vantaggio quindi è che Google non ti permette di scegliere chi risponde, mentre con Perplexity puoi personalizzare la tua esperienza in base alle tue esigenze. Una delle funzionalità più potenti di questo tool è che con Perplexity AI puoi selezionare la fonte delle tue informazioni. Puoi scegliere se cercare sul web, quindi spulciare fra notizie, blog e altri siti affidabili. La possibilità invece di cercare sui social, che ti permette di andare a cercare le informazioni in discussioni e trend da piattaforme come Reddit e Twitter. Vedrete poi che la maggior parte delle informazioni arriverà quindi dai forum. Infine c'è accademico. Ragazzi, questa è una svolta che ti permette di filtrare ricerche solo da paper scientifici e pubblicazioni peer reviewed. Vediamo adesso un esempio sulla scelta delle fonti. Cliccando su questa iconcina di un mappamondo possiamo appunto scegliere se fare la ricerca attraverso il web
quindi tutto internet, come funzionerebbe su Google, academic, che penso che sia una delle chicche di questo tool, e social, per andare a cercare appunto sui vari forum. Vediamo subito un esempio, quali sono i benefici della curcumina, scegliamo web e abbiamo la nostra risposta presa da internet su varie fonti. Adesso vediamo la stessa ricerca ma con articoli scientifici. Ecco qui abbiamo la nostra risposta con i link ai vari articoli scientifici. Clicchiamone uno e vediamo per esempio il risultato di questo studio sulla curcumina. Mi sono dimenticato di dirvi che comunque potrete combinare le varie fonti, quindi potete selezionare contemporaneamente sia internet che social che academic, oppure scegliere quella che preferite in base alle vostre esigenze. La differenza con Google è che Google mischia tutto, mentre con Perplexity AI ha il pieno controllo. Vediamo la terza funzionalità. Da quando ho l'abbonamento Pro non ne riesco più a fare a meno. È la funzione Discovery. Praticamente puoi usare Perplexity come un giornale personalizzato che si aggiorna in tempo reale sulle categorie che più ti interessano. Per esempio tecnologia, viaggi, salute, benessere, eccetera, eccetera. Quindi la cosa bella è che puoi filtrare le notizie in base alla categoria e soprattutto puoi verificare se una notizia è una fake news. Perplexity analizza la credibilità della fonte e ti avvisa se ci sono delle incongruenze. Vediamo quindi adesso come funziona il Discovery Feed. Sulla barra a sinistra abbiamo il pulsante di Home e di Discover. Clicchiamo appunto sul pulsante Discover, come vedete qui ci stanno i vari topics, ma se cliccate su questo pulsante avrete gli stessi topics qui in alto come carosello. Scegliamo per esempio la categoria Tech e Science, che è quella che uso di più, e qui vedrete tutte le varie pages create con i vari articoli aggiornatissimi sul topic selezionato. Vediamo anche quello di Finance e trovate altri tipi di articoli inerenti al finance. Questa è una funzionalità super utile, soprattutto se come me avete pochissimo tempo per guardare i telegiornali, ma volete comunque restare informati su ciò che accade nel mondo o sulle nuove uscite di varie tecnologie, notizie sportive o notizie finanziarie. Quindi un altro vantaggio rispetto a Google è che qui su Perplexity AI hai un feed intelligente che impara dalle tue preferenze e ti protegge dalle fake news. La quarta funzionalità che rende Perplexity AI uno strumento che può migliorare la tua vita a 360 gradi è la possibilità di creare PDF professionali in pochissimi secondi e le innovative Pages, conosciute anche come Perplexity Pages, ovvero delle pagine web interattive generate dall'intelligenza artificiale perfette per condividere le tue ricerche, i tuoi report o i tuoi itinerari di viaggio. Vediamo adesso la creazione di Perplexity Pages e PDF. Supponiamo che vogliamo creare un viaggio con i nostri amici e vogliamo organizzare tutto l'itinerario punto per punto. Possiamo dire per esempio, voglio creare un itinerario di viaggio per Dubai di 6 giorni, includi ristoranti con fascia di prezzo di massimo 60 euro a persona, attrazioni, tappe, mappe, centri commerciali, beach club, orari, suggerimenti e foto. Siamo in 4 e partiamo il 1 giugno 2025. Vediamo che cosa ci crea Perplexity. Come prima cosa notiamo che il nostro prompt viene riformulato in modo un po' più chiaro. Vediamo tutte le attività che sta svolgendo, quindi parte dalla ricerca dei ristoranti per procedere poi con tutto quello che gli abbiamo indicato nel prompt. Ed ecco qui il risultato. Ecco un itinerario dettagliato per 6 giorni a Dubai, pensato per un gruppo di 4 persone con partenza il 1 giugno 2025. Troverai una selezione di ristoranti con fasce di prezzo entro i 60 euro a persona, attrazioni imperdibili, centri commerciali, beach club e bla bla bla. Ogni giornata è progettata per offrirti un mix tra cultura, relax, shopping, divertimento senza mai trascurare la cucina locale e internazionale. Vediamo che appunto ci dà i punti di interesse cliccabili con le varie recensioni e la motivazione per il quale Perplexity ci suggerisce questa tappa. Andiamo avanti, vediamo, insomma ci suggerisce un sacco di cose. Tra l'altro trovo questa una funzione veramente utile ogni volta che devo appunto andare in viaggio. Creare un itinerario con l'intelligenza artificiale ti risparmia veramente un sacco di tempo. Però veniamo al dunque.
Qui potete condividere la ricerca con i vostri amici, è stato creato un link che potete condividere tranquillamente e i vostri amici vedranno appunto questo stesso risultato. Stessa cosa cliccando il pulsante share, quindi potete appunto condividere questo link e scegliere chi può vedere cosa. Cliccando sul pulsante in alto a destra con i tre puntini è possibile trovare le diverse funzionalità di Perplexity, convertirlo in una pagina, esportarlo come un PDF, come un Markdown, come un documento o eventualmente cancellarlo. E quello che andremo a fare adesso è convertirlo in una pagina e vedremo che risultato ci tirerà fuori Perplexity. Eccolo qui, ci ha fatto praticamente una travel guide di Dubai. Ovviamente è possibile anche chiedergli di trasformarla in italiano. Io è perché ho il preset dell'inglese come lingua, però eventualmente se voi modificaste la lingua tramite le impostazioni in preferenze, potete scegliere italiano come lingua e troverete tutta la UI in italiano. Google non offre nulla di simile. Qui con Perplexity puoi creare e condividere i tuoi contenuti in pochissimi clic. Vediamo adesso la quinta funzionalità, gli Spaces. Cosa sono gli Spaces? Sono degli ambienti collaborativi dove puoi salvare ricerche, immagini, note, eccetera, eccetera. Puoi invitare dei colleghi o degli amici a collaborare con te in tempo reale per condividere informazioni velocemente e per ottimizzare anche il tuo lavoro o i tuoi piani. Vediamo un esempio. Vediamo adesso la funzionalità degli Spaces. Per creare degli spazi, quindi andiamo sulla barra laterale a sinistra nella sezione Spazi. Creiamo un nuovo spazio, diamo un titolo allo spazio, per esempio piano marketing 2025. Qui sulla base dello spazio che state creando potete fornire una descrizione rilevante per il vostro lavoro. Istruzioni personalizzate. Questa parte, che è sempre opzionale, consente di istruire l'intelligenza artificiale per influenzare le risposte o comunque il comportamento di Perplexity quando deve intervenire con il darvi determinate informazioni. Per esempio, vediamo, assicurati sempre che l'output sia una lista, oppure possiamo dirgli assicurati sempre che l'output sia in forma tabellare, eccetera, eccetera. Continuiamo ed ecco qua. Noi abbiamo il nostro piano marketing 2025. Qui possiamo caricare file, aggiungere link, aggiungere istruzioni, avere ricerche che rimarranno comunque memorizzate nel nostro spazio, tutte le funzionalità che abbiamo visto in precedenza, eccetera, eccetera. È vero, Google ha Google Drive, ma la differenza vera è che Google Drive è statico, mentre gli Spaces di Perplexity AI sono dinamici e intelligenti. Vi lascio con l'ultima funzionalità che potrebbe essere quasi scontata, ma non tutti la conoscono. È vero che con Perplexity AI puoi generare delle immagini e forse molti di voi già lo sapevano. La cosa che però non tutti sanno è che con Perplexity AI puoi scegliere il modello di generazione delle tue immagini, proprio come il modello che vai a scegliere durante le tue ricerche. Per esempio, troverai Flux, che è perfetto per le grafiche creative e design astratti, DALL-E, ideale per immagini super realistiche e illustrazioni super dettagliate. ChatGPT per immagini descrittive e concettuali. Quando scegliere cosa? Flux per loghi e concept, DALL-E per presentazioni aziendali, per esempio. ChatGPT per spiegazioni visive, ma dipende appunto da te e dalle tue preferenze e dal caso d'uso. Vediamo invece come selezionare il modello per le immagini. È facilissimo, basta andare nella barra laterale a sinistra dove c'è il logo con il vostro profilo, cliccarci, scegliere preferenze, qui troveremo il modello di generazione delle immagini. Vediamo appunto GPT, Flux, DALL-E e Gemini. Se non avete una determinata preferenza, lasciate default e sarà Perplexity a scegliere il modello più adeguato sulla base del vostro prompt. Per creare un'immagine basta andare qui sulla UI di Perplexity. Ho già preparato un piccolo prompt, creami un'immagine realistica di un gatto persiano seduto su un divano. Vediamo che cosa ci crea. Ed ecco il risultato. Come vedete l'immagine creata è meravigliosa. Se cliccate sull'immagine la potrete zoomare. Come vedete l'immagine è super realistica, quindi super promosso. E dice che è stata realizzata tramite ChatGPT.
Anche questa potrete salvarla, rigenerarla o condividerla con chi volete. Bene, siamo arrivati alla conclusione di questo video. Se vuoi provare Perplexity AI e scoprire tutte queste funzioni esclusive, puoi cliccare sul mio link in descrizione e effettuare l'abbonamento Pro. Tramite il mio link avrai diritto a $10 di sconto sul primo mese del tuo abbonamento Pro. Quindi, calcolando che adesso l'abbonamento costa $20 al mese, andresti a pagare più o meno 10 euro e secondo me vale la pena provare perché ragazzi effettivamente è uno strumento potentissimo che ti può tornare veramente utile sia al lavoro che nella vita di tutti i giorni. Considerando che a 10 euro più o meno ci prendi l'abbonamento di Netflix o di Amazon, vale veramente la pena provare almeno un mese. Se ti va mi farebbe molto piacere che mi lasciassi un commento sotto questo video per dirmi la tua funzione preferita o se hai intenzione di provare o meno Perplexity AI. Infine, se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti i futuri video di EasyWay Lab. Per oggi è tutto, ci vediamo nel prossimo video.